Ciao ragazzi e benvenuti a questo tutorial. Oggi parleremo di ruota senza mani. Per eseguire una ruota senza mani ci serviranno una buona spinta e una buona flessibilità di gambe, oltre che una buona conoscenza della ruota e della ruota saltata. La ruota di per sé non è un movimento così difficile, basterà infatti semplicemente sbilanciarsi in avanti, fare un bel affondo, partenza braccia in alto e cerchiamo di mantenere le gambe tese e contratte fino alla fine del movimento. In poche parole, semplicemente ci lasciamo andare, assicuriamoci magari di mettere le braccia, le mani non in posizione verticale, quindi non dritte, ma girate lateralmente. In questa maniera ci verrà facilmente la nostra ruota. Ma andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio come evolverci dalla ruota fino alla ruota senza mani. Un buon esercizio che aiuta è la ruota saltata, quindi proviamo ad eseguire semplicemente la nostra ruota. Al posto di farla di sbilanciamento, diciamo in avanti, cerchiamo semplicemente di saltarci sopra, quindi daremo una forza di spinta con la gamba davanti, atterreremo sulle nostre mani e concluderemo la nostra ruota sempre rimanendo a gambe contratte e con le braccia magari un pochino in spinta, insomma più tese possibile. Questo magari è tra i migliori esercizi che ci aiuterà a capire il tipo di lavoro che deve effettuare la gamba davanti quando andremo a fare poi la ruota senza. All'inizio possiamo provare ad approcciare la ruota senza mani usufruendo di alcuni aiuti, come possono essere un gradino, quindi dei rialzi, un rialzo, un mini trampolino anche, va benissimo se l'avete a disposizione, oppure una piccola discesa. Quando fate uso dei rialzi, assicuratevi che siano abbastanza stabili, quindi che non si muovano, anche perché poi rischiate insomma di incorrere in cadute o magari in storte di caviglie e quant'altro. Perciò quando utilizzate dei rialzi assicuratevi che siano ben pesanti, ben saldi a terra e che quindi voi possiate lavorare il vostro elemento in tutta sicurezza. Ok, quindi dei rialzi uniti a magari una buona rincorsa, ma anche su una discesa se non avete rialzi, sono tutti aiuti direi essenziali all'inizio quando si comincia ad avvicinarsi alla ruota senza mani. Il rialzo infatti è un buonissimo aiuto per la nostra ruota senza mani, in quanto metterà in condizione di lavorare maggiormente di spinta la gamba davanti, quindi saremo costretti a spingere ancora più in alto con la gamba davanti avendo un piano rialzato, e lo stesso poi ci creerà più spazio in atterraggio, perciò avremo più tempo per completare la nostra ruota senza mani e all'inizio è un aiuto che può fare davvero la differenza. Quindi il consiglio mio è cercate di utilizzare dei rialzi o comunque delle discese, piccoli campi in discesa se non ne trovate uno. Altra cosa magari già accennata, assicuratevi all'inizio di andare con decisione e correndo abbastanza forte. Se voi correte piano, le gambe poi dovranno lavorare maggiormente di spinta per concludere l'elemento. Invece se voi correte, la vostra velocità, la forza cinetica accumulata vi aiuterà di più nell'esecuzione dell'elemento. Quindi noi andiamo ad effettuare la nostra spinta con la gamba davanti, slanciamo la gamba dietro più forte che possiamo e durante il tragitto della nostra ruota senza cerchiamo di mantenerle quanto più contratte possibile, perciò gambe assolutamente durissime. Andiamo però a vedere quale può essere anche il lavoro delle braccia della nostra ruota senza mani. Allora, magari all'inizio, sui primi esercizi, sui primi tentativi, tenetele in questa maniera qua davanti al vostro viso, in maniera che se andate incontro a una caduta siete già pronti per mettere le mani davanti. È un tipo di approccio che vi consiglio di usare proprio ai primissimi tentativi, proprio all'inizio, giusto da lavorare in maggior sicurezza. Poi però tenete presente che questo lavoro qui costituisce uno svantaggio, perché avremo un peso davanti a noi che ci porterà verso il basso e le braccia in questa maniera non ci sono di nessun aiuto per il nostro elemento, per la nostra ruota senza mani. Successivamente, quando avrete preso un po' di confidenza con i primi tentativi, vedete che riuscite più o meno insomma a farla venire in questa maniera qui dal rialzo, dalla discesa, e cominciate a sentirvi abbastanza sicuri, provate il secondo approccio, che è quello con la rotazione delle braccia. Ok, perciò quando vi sentite abbastanza sicuri col primo tipo di approccio, con questo tipo di lavoro di braccia qui, e vedete insomma che la ruota senza comincia a venirvi un po' dai rialzi, dalle discese, e voi vi sentite pronti, possiamo passare alla seconda tipo di approccio. Perciò al posto di partire stavolta con le braccia davanti, partiremo sì con le braccia qui, ma al momento
della spinta cercheremo, al momento dello slancio, cercheremo di fare un lavoro di rotazione, quindi le slanceremo in alto in questa maniera qui. Infatti questo non solo va ad annullare lo svantaggio di prima, non avremo più un peso che ci porta verso il basso, ma avremo le nostre braccia che saranno parte attiva nella nostra ruota senza mani, poiché andranno a effettuare un lavoro di slancio, perciò ci aiuteranno nello slancio con la gamba dietro. Questo tipo di lavoro, questo tipo di rotazione di braccia quando eseguiamo la nostra ruota senza mani ci può essere anche di aiuto come propedeutica. Infatti può essere utilizzato anche semplicemente eseguendo una ruota saltata, perciò noi andiamo a eseguire una ruota saltata e ruotiamo le braccia, mentre magari alla fine, quando lo faremo in una ruota senza, semplicemente le ruotiamo e si fermeranno qui. Quando la effettuiamo come propedeutica durante una ruota saltata, facciamo fare un giro completo alle nostre braccia e le riappoggiamo per terra, proprio andiamo apposta, sapremo già fin dall'inizio che completeremo il nostro giro e dopo andremo semplicemente ad appoggiare le mani per terra per garantirci l'arrivo. Essenzialmente noi comunque avremo, a seconda delle caratteristiche individuali di ognuno, avremo due tipi di ruota senza mani, una di spinta e l'altra di apertura. Di apertura si intende chiaramente l'apertura delle gambe, perciò chi è molto sciolto, chi ha molta flessibilità di gambe, riuscirà ad aprire praticamente in spaccata durante l'arco della ruota senza mani e in questo caso non sarà richiesta un'elevata spinta di gambe, perché partirà la prima gamba che sarà quasi in fase di atterraggio quando staccherà la seconda, perciò di sicuro è molto comoda come tipo di ruota senza, ma richiede un'elevata flessibilità di gambe, perciò ci si dovrà prendere del tempo, se è quello il tipo di ruota su cui si vuole puntare, e allenarsi tantissimo sulla flessibilità, sulla mobilità articolare delle gambe. Nell'altro caso invece, nella ruota di spinta, non sarà richiesta chiaramente un'elevata apertura di gambe, quindi se siamo meno flessibili dovremo spingere di più, e questo perché? Perché durante il corso della nostra ruota senza mani staccherà la prima gamba e un bel po' prima che possa anche solo pensare di atterrare, la seconda comincerà già ad avvicinarsi, perciò il tempo in cui tutte e due saranno sospese in aria sarà più elevato. Chiaramente con il tipo di ruota di spinta noi avremo una ruota senza mani meno aperta, meno divaricata, ma sicuramente più alta. Poi se voi siete molto sciolti di gambe, avete una buona flessibilità, una buona mobilità articolare delle gambe e siete anche molto forti in spinta, riuscirete ad unire le due tipologie e magari fare una ruota senza mani sia alta che aperta. Spesso magari in una ruota senza mani non molto aperta, dove la flessibilità delle gambe non è molto elevata, come nel mio caso, si tende magari a piegare leggermente la gamba durante la fase di volo per garantirsi un arrivo un pochino più sicuro, più stabile. Però tenete presente insomma che più siete tesi e meglio è. Quindi dalla rincorsa pre-salto la gamba davanti comincia a effettuare la spinta e al momento di slancio della gamba dietro andiamo anche a ruotare le nostre braccia che poi rimarranno verso l'alto e semplicemente mantenendoci contratti termineremo nel migliore dei modi la nostra ruota senza mani. Bene ragazzi, tutti i consigli che potevo dare ve li ho dati, assicuratevi sempre di essere ben riscaldati, di lavorare in condizioni di maggior sicurezza possibile, non tentate cose azzardate perché farsi male è davvero molto più facile di quanto non si pensi. La ruota senza mani non è un esercizio, un elemento così difficile, ma insomma non va preso comunque sotto gamba. E per il resto buon allenamento e buona ruota senza mani. Ciao ragazzi e benvenuti in questo tutorial sulla verticale di impostazione.